I bracci oscillanti posteriori in alluminio si vedono dovunque nelle Civic preparate. Rossi, viola, blu, gialli, argentati, con più loghi, meno loghi, Skank 2, Hard Race, ASR, Buddy Club, ne esistono una marea. Ormai stanno su qualunque onda degli anni 90. Sono uno di quei pezzi che quando apri Instagram e vedi una Civic che ce li ha pensi roba seria. Ma la domanda è, servono davvero? Perché sulla carta sembrano perfetti, fighi, in alluminio, più leggeri, boccole nuove, oppure sono uno di quei pezzi che montiamo per moda più che per la sua reale utilità? Bene, nel video di oggi rimontiamo un paio sulla mia Civic, una EP3, e vediamo che cosa cambia rispetto agli originali. Io ho preso degli Skank 2 che per quanto costano da nuovi mi aspetto facciano differenza, ma non sono così sicuro. Ci renderemo subito conto se vale la pena investire quel denaro o è semplicemente un pezzo bello da vedere. Questi sono i bracci originali e questi sono quelli della Skank 2. Tenete presente che nel caso della EP3 per smontare i bracci c'è bisogno di una chiave specifica, che è una sorta di stella a 10 punte. No, scusate, però questo lo devo riprendere. Che stai a fare? Vado tutti al garage. Sto sventolando il palo santo. Perché sei diventato superstizioso tutto insieme? No, per carità. Andranno bene i bulloni adesso, Daniele. Abbiamo però un problema. Ma che c'è sta? Che impregnavo di che? L'acqua santa? Che è? Ma non lo so, è un legno fatto apposta. Questo serve per levare la negatività. La negatività, quindi se avvicini ti diventa il camber positivo. Ah, è fatto... Vuoi dire? Dunque, vediamo le differenze sostanziali. Braccio originale, braccio aftermarket. Già vi posso dire così a mano che il peso è molto diverso. Questi sono nettamente più leggeri, merito anche dei fori e il fatto che sono fatti in alluminio. Abbiamo poi il bushing, questo è gomma dura, a differenza di questi che sono non solo gomma normale, ma anche molto vecchi. Come potete vedere qui sono anche spaccati perché 20 anni di vita si fanno sentire. Quindi all'apparenza tutto bene, abbiamo però un problema. I bracci della Skank 2 hanno uno spessore che è maggiore rispetto a quelli originali. Dunque, andando a mettere il bullone originale, dove cazzo l'ho messo? Ah, ecco. Come vedete, il bullone qui lascia tutta questa filettatura, mentre nel braccio aftermarket ne lascia nettamente meno. Questo normalmente non è un problema, in quanto quando vengono acquistati nuovi è inclusa anche bulloneria varia. Questi bracci però li ho presi usati e il venditore ha deciso di non includerci i bulloni. Per vederli montati li monteremo con questi qui, ma sicuramente li cambierò e ho già ordinato quelli corretti. Per chi vuole saperne di più, questa è la differenza. Direi a questo punto di riprendere con il montaggio. Bene, montaggio completato, a questo punto con l'occasione facciamo anche un tagliando al volo e poi la mettiamo giù e vediamo come va. La pista dai. Bene, ho tirato giù la macchina al ponte e questo è il risultato estetico. Come vedete i bracci si vedono da sotto, sono anche belli da vedere insomma, però adesso tocca capire la cosa importante. Funzionano? E qual è il miglior modo di scoprirlo se non a Vallelunga? Senza avere conoscenze in merito ho i miei dubbi faranno la differenza. Innanzitutto perché non sono un pilota professionista e quindi non sono in grado di sentire delle piccole modifiche e inoltre per l'appunto si tratta di una modifica di contorno, quasi solo estetica. Vediamo!
Ok, turno fatto, parere a caldo. Servono? No, non servono assolutamente a nulla. E quindi che senso ha acquistarli? Primo, se si vuole cambiare dei bushing usurati sulla propria macchina senza dover rimuovere solamente il bushing, insomma con l'occasione si cambia direttamente tutto il braccio. Il vero beneficio... Qualcuno senza abbiato. Un altro beneficio potrebbe essere quello di alleggerire l'auto, essendo che questi bracci pesano circa un quarto di quelli originali. Se si deve limare peso qua e là sull'auto fa la differenza. Il secondo, chiaramente nell'evenienza che si possa rompere il braccio originale, e il terzo è per estetica, pura e semplice estetica. Io l'ho presi davvero a 2 lire rispetto al prezzo di listino, un po' per esperimento, quindi a mio parere la loro funzionalità è dubbia, però sono aperto a pareri discordanti dal mio. Fatemi sapere che ne pensate, se non vi trovate d'accordo o avete da dire la vostra, scrivetelo qua sotto. Io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Possono essere varie le